In questa video lezione spiego come usare ecco in italiano. La parola ecco è molto usata e se vuoi parlare l'italiano in modo naturale non puoi non conoscerla. In questa lezione spiegherò in modo dettagliato cosa significa e come si usa questa parola. Se preferisci puoi attivare i sottotitoli in italiano o in inglese. Quindi se vuoi guardare questa video lezione con i sottotitoli puoi farlo. Io sono Luca e ti do il benvenuto sul mio canale. Molte persone che hanno imparato l'italiano come lingua straniera in realtà mi hanno detto di avere dei problemi con questa parola. Credo che il problema sia dovuto, almeno in parte, al fatto che la parola ecco può avere vari significati e può essere usata in modi diversi. In questo video farò alcuni esempi concreti per farti capire le varie funzioni di ecco all'interno di una frase. In particolare spiegherò 8 modi diversi di usare la parola ecco. Ma passiamo subito al primo modo di usare la parola ecco. In primo luogo, la parola ecco può essere usata per richiamare l'attenzione su qualcosa che contemporaneamente si indica oppure si mostra. Per esempio, se una persona mi chiede: "Scusi, dov'è il castello?" "Scusi, dov'è il castello?" Vabbè, qua ci sono problemi di intonazione comunque. "Scusi, mi potrebbe dire dov'è il castello?" Io a questa persona potrei indicare il castello che si vede in lontananza, quindi fare così e dire ecco il castello. Quindi la parola ecco viene usata mentre si indica qualcosa. Io indico il castello e dico ecco il castello. Oppure facciamo finta che io e un mio amico siamo alla stazione dei pullman. Facciamo finta che stiamo cercando il nostro pullman e che non riusciamo a trovarlo. Poi a un certo punto io vedo il pullman che dobbiamo prendere, lo indico e dico: ecco il nostro pullman. Un altro esempio potrebbe essere il seguente. Facciamo finta che questo sia un libro, vabbè, non è un libro, è un pezzo di carta, è un foglio di carta. Comunque sia, facciamo finta che sia un libro. Mentre do questo libro al mio amico, gli posso dire: ecco il libro di cui ti avevo parlato. Quindi in questo caso non sto indicando il libro, però chiaramente sto mostrando il libro e quindi dico: ecco il libro di cui ti avevo parlato. Oppure se gli sto restituendo il suo libro, gli posso dire: ecco il tuo libro. Oppure mentre do un regalo a una persona, le posso dire: ecco il tuo regalo. Quindi mentre le do il regalo, le dico: ecco il tuo regalo. La parola ecco si può usare anche in riferimento a cose che non sono visibili in senso concreto, quindi anche a cose astratte, diciamo. Quindi se io vedo una persona che mi sembra felice, posso dire: ecco un uomo felice. Oppure un altro esempio potrebbe essere: ecco la vera felicità. La felicità chiaramente è una cosa astratta, non è visibile in senso fisico, però se io voglio richiamare l'attenzione su questa cosa posso usare la parola ecco. Ma passiamo al secondo modo di usare la parola ecco. In secondo luogo, la parola ecco può essere usata per indicare una persona o una cosa che appare all'improvviso. Per esempio, facciamo finta che io e una mia amica stiamo aspettando il nostro amico Giovanni. Siamo fermi per strada e a un certo punto io vedo Giovanni che scende da un autobus. Io alla mia amica potrei dire: ecco Giovanni. Oppure un altro esempio potrebbe essere il seguente. Facciamo finta che io e mio amico stiamo aspettando il treno. Siamo fermi al binario, o meglio, sulla banchina, e a un certo punto io in lontananza vedo il treno che si sta avvicinando. In questo caso, appena vedo il treno, io posso esclamare: ecco il nostro treno. Quindi, come vedi, questo secondo modo di usare la parola ecco in realtà è piuttosto simile al primo.
Semplicemente in questo caso si tratta di qualcosa che compare all'improvviso. Ma vediamo il terzo modo di usare la parola ecco. La parola ecco può essere usata anche per sottolineare un fatto o un avvenimento. Per esempio, ecco cosa succede quando uno fa le cose in fretta e non presta attenzione. Un altro esempio potrebbe essere questo. L'ho sempre aiutata ed ecco il risultato. In questo caso la parola ecco mette in risalto un fatto o un avvenimento. Passiamo al quarto significato di ecco. In alcuni casi, ecco può introdurre l'inizio di un racconto, di una narrazione o di una spiegazione. Per esempio, io posso dire: ecco com'è andata, e poi raccontare la vicenda in questione. Oppure potrei dire: ecco come stanno le cose, e poi spiegare come stanno le cose. Quindi in questo caso la parola ecco introduce una spiegazione, cioè prima c'è la parola ecco e poi viene la spiegazione. Ma vediamo il quinto significato della parola ecco. La parola ecco può essere usata anche come conclusione, quindi non soltanto per iniziare un racconto o una spiegazione, come abbiamo visto prima, ma anche per concludere un discorso. Questa cosa è abbastanza curiosa perché la parola ecco si può usare sia come introduzione sia come conclusione. Ti faccio un esempio con la parola ecco usata per concludere un discorso. Per esempio, facciamo finta che uno studente non abbia fatto i compiti di italiano. Quando la professoressa gli chiede perché non ha fatto i compiti di italiano, lo studente spiega il motivo per cui non ha fatto i compiti di italiano. Dopo aver spiegato il motivo, lo studente potrebbe concludere dicendo: ecco perché non ho fatto i compiti. Oppure un altro esempio potrebbe essere il seguente. Facciamo finta che una persona mi chieda perché io le abbia risposto in un determinato modo. Io a questa persona potrei rispondere: ero arrabbiato, ecco perché ti ho risposto così. Oppure potrei dire semplicemente: ero arrabbiato, ecco perché. Vediamo il sesto modo di usare la parola ecco. Spesso la parola ecco si unisce alle particelle pronominali. Per esempio, quando io arrivo in un posto dove ci sono delle persone che mi stavano aspettando, potrei dire eccomi. In questo caso non dico ecco, ma dico eccomi, quindi c'è ecco più la particella pronominale mi. A livello di significato, eccomi significa sono arrivato, sono qui. Analogamente, quando io e il mio amico, oppure io e un'altra persona, arriviamo in un posto in cui ci sono delle persone che ci stavano aspettando, io posso dire, per conto di entrambi, eccoci. In questo caso io non dico eccomi, ma dico eccoci, perché non sono soltanto io, ma siamo in due. Eccoci è dato dall'unione di ecco più ci, che è la particella pronominale per la prima persona plurale, cioè noi. Quindi eccoci fondamentalmente significa siamo arrivati, siamo qui. Se invece io sto aspettando te, quando ti vedo posso dire eccoti. Eccoti è dato dall'unione di ecco più ti. Se sto aspettando te ed altre persone, quando vi vedo arrivare posso dire eccovi. Vi è la particella pronominale che corrisponde al pronome voi. Allo stesso modo, se io e un mio amico stiamo aspettando Roberto e io a un certo punto lo vedo, posso dire al mio amico eccolo. In questo caso la parola ecco si è unita con il pronome lo e quindi dico eccolo. Se invece stavo aspettando Laura, quindi un soggetto femminile, dirò eccola.
Se stavo aspettando Laura ed Elisa, quindi più soggetti femminili, dirò eccole. Ma passiamo al settimo modo di usare la parola ecco. Il settimo modo di usare la parola ecco in realtà riguarda un'espressione molto 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 comune che è ecco fatto. Questa frase viene usata quando si finisce un lavoro, cioè quando un lavoro è stato completato e non c'è più nient'altro da fare. Quando la persona ha finito può dire ecco fatto, che significa ho finito. Per esempio, se ti si guasta il rubinetto del lavandino e tu chiami l'idraulico, no? L'idraulico lavora e quando ha finito il lavoro dice ecco fatto. Cosa significa? Ho finito. Ma passiamo all'ottavo significato di ecco. La parola ecco viene spesso usata nella lingua parlata come particella riempitiva per rendere la frase più forte oppure più espressiva. A seconda dei casi e della frase specifica trasmette una sfumatura leggermente diversa. Ti faccio un esempio. Non voglio insistere, ma ecco, forse ti conviene pensarci bene. In questo caso la parola ecco non ha un significato preciso. Io potrei benissimo dire non voglio insistere, ma forse ti conviene pensarci bene. Però diciamo che forse la parola ecco rende la frase un po' più forte, più espressiva. Allo stesso modo io potrei dire ecco, volevo parlarti di una cosa. Cosa significa ecco in questa frase? In realtà non significa niente, è più una particella riempitiva. Cioè io potrei benissimo dire volevo parlarti di una cosa. Personalmente se una persona mi dice ecco, volevo parlarti di una cosa, a me sembra che la persona sia leggermente imbarazzata e per questo motivo sta prendendo tempo e quindi usa questa particella, diciamo, riempitiva e dice ecco per prendere tempo. Però è anche vero che se mi succede qualcosa di brutto io potrei dire ecco, ci mancava anche questa. Oppure ecco, ci mancava solo questa. In questo caso la parola ecco rende la frase più forte, più espressiva, diciamo. Chiaramente poi molto dipende dal modo in cui viene pronunciata questa parola, cioè dall'intonazione. Perché è un conto se uno dice ecco, ti volevo parlare di una cosa, e un altro se uno dice ecco, ci mancava solo questa. La parola è la stessa, ma viene pronunciata in modi completamente diversi. Un altro esempio potrebbe essere ecco, lo sapevo. Cosa significa ecco in questa frase? Non significa niente, semplicemente rende la frase più forte. Io potrei benissimo dire lo sapevo. Semplicemente la frase con ecco è leggermente più forte, più espressiva. Spero che sia tutto chiaro. Se hai delle domande, fammelo sapere nei commenti. Se vuoi parlare l'italiano in modo naturale, ti consiglio caldamente di iscriverti e di attivare le notifiche. Su questo canale, infatti, pubblico regolarmente delle lezioni di italiano per stranieri. Qui ti lascio una video lezione che ti consiglio caldamente di guardare. Se vuoi parlare l'italiano in modo naturale, mi raccomando, dalle un'occhiata.